Buongiorno, benvenuti su The River Lab. Oggi riparazione facile facile di metà settimana praticamente. Questo Yamaha, questo amplificatore, questo surround, chiamiamolo come vogliamo, non sintonizzava le FM e la riparazione è stata facile, sicché il video è corto, quasi uno short, però magari qualcuno può trarre spunto e ho deciso comunque di pubblicarlo, sicché proseguite nella visione del video e vedrete quello che succede con questo amplificatore. Allora, oggi abbiamo questo bel amplificatore surround della Yamaha che spero che sia una riparazione abbastanza facile. Questo amplificatore non sintonizza praticamente le FM e ho già una mezza idea, possiamo andare a vedere di cosa si tratta, lo apriremo, ho già una mezza idea. Ora ve lo giro un attimino e vi faccio vedere da dove mi viene l'idea già di cosa possa essere. Lo giriamo e inquadriamo un attimino lo spinottino dell'antenna. Ho idea che sia lo spinottino dell'antenna, visto che si muove, che a son di metterla o toglierla o avendola forzata non faccia più bene contatto, sicché direi subito di andarlo ad aprire e vedere come è messo dentro. Ecco fatto. Ecco qua l'amplificatore. Ecco qua l'amplificatore. Mi avvicino un attimino. Questo è il modulo che andrò a togliere per vedere un attimino dentro che non sia rovinato. Che la prima cosa che faccio, tolgo, scusate la mano, tolgo la flat. Allora tolgo la flat, ecco, e ora lo svito. Eccolo qua. Ora ve lo inquadro meglio e l'apriamo insieme. Allora spero che si veda abbastanza bene. Per smontarlo bisogna allargare queste linguette. Ora ho la telecamera che mi dà noia, ma ci provo, Uno, e togliamo anche quest'altra. Ci sono queste linguette qui, che questa qui c'ha il fermo, è la prima che va levata. Quando smontate un tuner che sia di un televisore, di una radio e roba del genere, state attenti a non fare danni perché sono piuttosto delicati. Ecco fatto. Il tuner è questo, nella sua semplicità, e vediamo. Allora, lo spinotto è questo, si muove un attimino, questo qui poco, ma si muove. Vediamo come è fatto dietro. Praticamente pensavo che fosse quasi rotto in questo punto, che ci fosse una saldatura qui, che arrivasse lo spinottino in questo punto e poi ci fosse un filetto che andava giù, invece è direttamente a L. Giriamolo. Oh, ma no, ora vi faccio vedere meglio, un attimo, qui si vede male,
questo qui non è mai stato saldato, non ha mai funzionato. Un attimino vediamo se metto un microscopio Vulgaris per farvelo vedere, un attimino solo. Allora, ho preso un piccolo microscopio di quelli economici perché attrezzare il microscopio ora, quell'altro per attaccarlo al computer diventava complicato, perché sto inquadrando il monitor direttamente di questo piccolo microscopio. Però se vedete qua, questo qui è staccato, ma non è mai stato saldato praticamente, sicché se avrà mai funzionato, ha funzionato per caso. E allora ora rifaccio la saldatura e poi diciamo lo provo e vediamo se basta così. Prendiamo il saldatore, vediamo se riesco a fare la saldatura direttamente qui, così si vede meglio. Ecco fatto. E ora passo a rimontarlo. Allora, rimontarlo ovviamente è molto più facile che smontarlo, basta premerlo giù e siamo praticamente a posto. Ora lo riavvito, metto la flat e poi lo proviamo. Se funziona abbiamo fatto la riparazione, diciamo, fortunata in questo caso, in pochi minuti è ripristinato l'apparecchio che non sintonizzava. Ecco, già ho boccato le viti, non nel senso che lo morse, ma nel senso che l'ho già rimesso al posto. Ora le stringo, la flat l'ho già rimontata e poi non resta che provarlo. Ecco, rimontato, proviamo a fare la sintonia, vediamo se qualcosa prende, perché qui sono veramente in una buca dentro il laboratorio. Ecco, prende, dentro il laboratorio è un bunker, se prende 2 stazioni è già buono. Diciamo che sintonizza. Prima non sintonizzava assolutamente niente, era solo quello. Funziona, poi dovrò decidermi a mettere un'antenna esterna, a parte che la radio l'ascolto poco. Ve lo faccio vedere un attimino dentro, poi dopo gli do una soffiata e lo rimontiamo. L'apparecchio all'interno si presenta molto bene, c'è solamente, come vedete, un po' di polvere che lo soffierò con il compressore e poi praticamente lo possiamo rimontare. E questa riparazione è piccolina, è conclusa, tanto per fare un video così a metà settimana. E niente, se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Chi non l'ha fatto si iscriva al canale e ci vedremo per video poi più impegnativi. Ciao a tutti, ciao!